Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Restate con noi fino alla fine, perché oggi la temperatura del mondo del gossip è salita all'improvviso e le voci che rimbalzano tra set, corridoi di agenzie e gruppi privati stanno incendiando i commenti. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi e di condividere. Ogni dettaglio, ogni sfumatura, è qui, adesso. Pronti? Da qualche ora non si parla d'altro. Presunte confidenze attribuite a Cemre Arda su Tuba Büyüküstün avrebbero scosso l'ambiente, come se un sipario fosse stato strappato all'improvviso davanti a un pubblico già in attesa. La voce è partita in sordina, quasi come un sussurro tra amici fidati, e in poco tempo è diventata un'onda che si è abbattuta sui social, trasformando il mormorio in un vero boato. E al centro di questo boato, inevitabilmente, appare un nome che negli ultimi anni ha scelto l'equilibrio e il basso profilo accanto al compagno, Gökberk YLDRM. C'è chi giura di aver ascoltato quelle frasi con le proprie orecchie, in un salotto dove i telefoni restavano capovolti sul tavolo e le parole scorrevano come il tè bollente nella porcellana. C'è chi, invece, ricostruisce il tutto tramite terze persone, aggiungendo colori, interpretazioni, dettagli che sembrano cambiare da racconto a racconto. Ma il cuore del pettegolezzo resta lo stesso. Cemre Arda, in conversazioni private e mai in un'intervista ufficiale, avrebbe parlato di aspetti mai emersi di Tuba Büyüküstün, toccando corde che vanno dal modo di stare sul set alla gestione dei rapporti dietro le quinte, fino a episodi di vita personale che non hanno mai varcato la soglia della cronaca. E qui sta la contraddizione che calamita l'attenzione, perché proprio Cemre? Perché proprio adesso? Chi la segue sa bene che lei ha sempre preferito lo stile sobrio, quel passo leggero che non lascia impronte nella sabbia delle polemiche. Accanto a Gökberk YLDRM, la sua immagine è stata quella di una coppia solida, misurata, quasi protetta da un guscio di discrezione. Niente scenate, niente scontri pubblici, niente commenti taglienti. Eppure, se le indiscrezioni sono ciò che appaiono, qualcosa potrebbe essersi incrinato nel silenzio, come un vetro che improvvisamente crepa sotto un impercettibile sbalzo di temperatura. Gli addetti ai lavori, con quel tono che mischia cautela e gusto per la scintilla, suggeriscono che l'eventuale sfogo di Cemre non sarebbe nato ieri, ma sarebbe piuttosto la punta visibile di una colpa antica, un'irritazione decantata nel tempo, la sedimentazione di piccoli episodi che, messi uno accanto all'altro, hanno formato un mosaico difficilmente ignorabile. L'ultima goccia. Qualcuno parla di un incontro fuori programma, altri di un invito mancato, altri ancora di una parola sfuggita in un momento sbagliato. Nessuno, però, mostra prove. Tutti, allo stesso tempo, parlano di un clima carico, come quell'aria prima della tempesta in cui il vento sembra trattenere il respiro. Per rendere la situazione ancora più incandescente c'è la storia professionale che lega i nomi coinvolti. Nel corso degli anni, Tuba Büyüküstün e Cemre Arda hanno orbitato attorno agli stessi progetti, agli stessi eventi, a collaborazioni parallele o a incroci casuali. Gli stessi truccatori, gli stessi uffici casting, gli stessi corridoi di festival. Quando ti muovi in un ambiente così stretto, gli sguardi si incontrano e le interpretazioni proliferano. Basta un sorriso a metà, una pausa prima di rispondere, un commento neutro riportato con un'intenzione più pesante, per generare una storia dentro la storia. Secondo chi assicura di aver colto il tono e la sostanza delle frasi, Cemre avrebbe parlato di serietà sul set, di come ci si presenta al lavoro quando i riflettori non sono ancora accesi, di quel rispetto che si dimostra anche quando la telecamera non registra. Sono note sensibili, molto più dei grandi titoli. La reputazione di un artista non si gioca soltanto nella scena madre, ma in quell'ora all'alba in cui tutti si preparano e nessuno applaude. E queste sfumature, raccontate sottovoce, hanno avuto l'effetto di categorie assolute, perché nei passaparola la nuance si perde, l'aggettivo si indurisce, la virgola sparisce e un'impressione diventa sentenza. C'è poi un piano più intimo, quello che preoccupa chi custodisce un'immagine pulita e sceglie la via dello stile. Si mormora, con la stessa prudenza con cui si maneggiano i cristalli,
che alcune osservazioni abbiano sfiorato la vita privata di Tuba, senza addentrarsi in dettagli crudi, ma insinuando prospettive, piccole ipotesi, segnali di cose mai raccontate. E proprio qui nasce la spaccatura tra i fan, gli uni ridimensionano tutto, dicendo che sono esagerazioni, distorsioni inevitabili quando le parole scivolano di bocca in bocca. Gli altri, invece, si accendono, scrivendo dove c'è fumo, c'è fuoco come se fosse un teorema inconfutabile, e alimentano la fiamma con discussioni infinite. Nel frattempo, Tuba Büyüküstün mantiene il silenzio. Chi conosce la sua traiettoria sa che non è la prima volta che sceglie la distanza dai pettegolezzi, preferendo farsi trovare su un set internazionale, in una sala di doppiaggio, in una riunione creativa in cui si parla di personaggi e sceneggiature, non di spifferi. È un silenzio che non è resa ma metodo, il rumore lascia segnali che diventano presto rumori bianchi, e la scelta di non reagire è una forma di resistenza elegante. Ma il pubblico, si sa, vuole la replica, il colpo di scena, il controcanto che consolida o ribalta la narrazione. E Gökberk YLDRM. La sua figura aleggia con discrezione, proprio come sempre. Vicino a Cemre, lontano dai riflettori per scelta, osserva senza prestare il fianco a interpretazioni maliziose. Questo, naturalmente, accende ancora di più le ipotesi. C'è chi legge nel suo riservo una forma di protezione, un sono qui non urlato ma presente. C'è chi lo interpreta come un invito alla calma, come se dentro casa regnasse la certezza che la verità, qualunque essa sia, possa sopravvivere alle onde scomposte del clamore. Finché non arrivano parole ufficiali, però, la scacchiera resta apparente, e ogni pedina è un'ipotesi. I media, dal canto loro, non hanno perso tempo. Titoli come I Cemre Hard ha rivelato tutto e I Bomba dietro le quinte si sono moltiplicati come specchi che riflettono la stessa immagine sotto luci diverse. Ma al di là dei titoli, la sostanza non è cambiata, nessun comunicato, nessuna intervista, nessun audio verificato. Solo racconti privati che, come acqua in una rete di canali, trovano sempre una via per arrivare più lontano di quanto si pensasse. Si crea così un paradosso, più si cerca la fonte, più ci si imbatte in riverberi. E ogni riverbero ha un piccolo margine di differenza rispetto al precedente. C'è un punto, però, su cui molti concordano: il profilo pubblico di Cemre Hard rende questa storia ancora più magnetica. Perché quando una figura percepita come equilibrata, riservata, forse persino refrattaria ai giochi di cortile, si ritrova associata a parole tanto pesanti, il pubblico si interroga sulle cause, non sugli effetti. Che cosa è successo davvero? Diventa la domanda inevitabile, e nel cercare la risposta si rischia di confondere i contorni, di attribuire a un sospiro il valore di un grido, a un inciso il peso di una dichiarazione. È l'arte sottile della narrazione collettiva, costruire una storia intorno a un'assenza. Non è un caso che molti insider parlino di antiche rughe nella stoffa, pieghe formate da incroci professionali, aspettative disattese, inviti cambiati all'ultimo, commenti arrivati di traverso. Forse nulla di eclatante, forse soltanto quell'insieme di piccole cose che, con il tempo, si trasformano in un perturbante familiare. E quando il perturbante affiora, anche una frase innocua pronunciata davanti a un tè e a qualche confidenza può diventare un detonatore. In un mondo in cui ogni parola pesa, la leggerezza costa cara. Intanto, il pubblico si divide in schieramenti opposti e simmetrici. Da una parte c'è chi difende Cemre con la forza dell'affetto costruito nel tempo, ponendo l'accento sulla sua compostezza, su quell'aria che non chiede mai il centro della scena ma lo riceve per naturalezza. Dall'altra c'è chi dice che una verità è più rumorosa quando trova chi la pronuncia, e allora interpreta quelle confidenze come pezzi di un puzzle rimasto troppo a lungo nel cassetto. In mezzo, come sempre, ci sono i curiosi, i prudenti, gli scettici, i romantici della versione ufficiale che forse non arriverà mai. Colpisce, in tutto questo, il ritmo della diffusione. I sussurri non sono nati da un microfono, non risuonano da uno studio televisivo. Si racconta che siano scappati da un divano, da un retro di teatro, da una festa in cui la musica era alta e le parole, per farsi capire, dovevano avvicinarsi.
E proprio questa natura clandestina, non registrata, non montata, rende tutto più credibile per alcuni e più fragile per altri. Perché senza cornice, ogni quadro può essere reimmaginato all'infinito, e il confine tra ciò che è stato detto e ciò che si è creduto di sentire si assottiglia fino a scomparire. C'è anche chi prova a spostare lo sguardo sul presente più ampio. Le carriere proseguono, i progetti si allineano, le agende si riempiono di date, voli, prove costume, riunioni con i produttori. In questo flusso, un singolo episodio può fare rumore per giorni, a volte per settimane, ma poi l'industria chiede nuovi soggetti, nuove storie da raccontare. È lo stesso gioco che l'ha creata, questa scena, c'è sempre un'altra luce da accendere, un'altra porta da aprire. Eppure, finché non si chiuderà il cerchio, questo mormorio continuerà a bussare, educato e insistente. Molti, tra i più esperti nel tradurre i sottintesi, dicono che potremmo trovarci davanti a un semplice cortocircuito. Un'osservazione detta con ironia, raccolta in chiave letterale. Un aggettivo smussato risuonato come una lama. Una pausa scambiata per una conferma. Eppure, si va avanti a domandare. Perché quando una storia comincia a vivere di vita propria, cambiare direzione diventa difficile? Le parole, anche quando non sono state scritte, chiedono una punteggiatura. Il pubblico aspetta un punto, o almeno una virgola. E allora si torna a guardare a Gökberk YLDRM e a Cemre Arda, alla loro normalità apparente che ora sembra un mistero, non più un rifugio. La loro casa, immaginata dai fan come uno spazio di luce morbida e di conversazioni calme, diventa improvvisamente il luogo su cui si proiettano tutti i significati che non si riescono a fermare altrove. Ma forse proprio lì sta la chiave che smonta la tensione, nel proseguire con la stessa misura, come se il clamore fosse soltanto un'onda che si infrange e poi si ritira, lasciando la riva intatta. Resta la domanda delle domande, ci sarà una risposta ufficiale? Forse un comunicato breve, un intervento elegante durante un evento, una frase detta all'uscita da una premiere e subito catturata dai microfoni. O forse no. Forse l'unica risposta sarà il silenzio protetto dalla quotidianità, dall'andare avanti. In quel caso, sarà il tempo a dirci quanto peso avevano quelle parole volate in una stanza piena di fiducia. Perché il tempo, nel bene e nel male, lima gli eccessi, smussa i giudizi, e restituisce ai fatti il loro posto. Intanto, i titoli continuano a lampeggiare, e l'attenzione resta appesa a un filo che potrebbe spezzarsi o diventare corda. In mancanza di una verità definitiva, restano le suggestioni, una donna che di rado si espone e che forse, una sera, ha voluto dire ciò che per troppo tempo aveva tenuto chiuso in una valigia, un'altra donna che ha costruito un cammino internazionale e sceglie di non entrare nel gioco della replica, un uomo che, accanto alla propria compagna, lascia parlare la calma. Se fosse un film, saremmo nel punto in cui la musica sale e lo schermo resta buio. Eppure, è proprio in questi momenti che si capisce quanto sia fragile l'ingranaggio della voce non ufficiale. Basta un accesso in più ai messaggi, un commento lasciato per sbaglio sotto un post, uno scatto rubato di spalle in un corridoio, perché tutto cambi direzione. Non c'è bisogno di una prova schiacciante, a volte basta una scintilla perché l'immaginazione collettiva scriva da sola il secondo atto. Ma finché quel secondo atto non arriva, noi possiamo solo osservare, registrare il battito, raccontare ciò che circola, ricordando che stiamo guardando ombre proiettate da una luce intermittente. E così, mentre i giorni passano e i thread si allungano, il nome di Tuba Büyüküstün resta lì, al centro di una mappa di linee incrociate. Attorno, le frecce che portano a camerini, feste, set, telefonate, confidenze. E in un angolo, quello più prezioso, ci sono Gökberk YLDRM e Cemre Arda, con la loro maniera unica di stare al mondo, con quella scelta ferma di non lasciare che il rumore diventi padrone della scena. Molti li osservano proprio per questo, perché, anche nella tempesta, non sembrano perdere la rotta. Per adesso, la conclusione è una non conclusione. Le presunte rivelazioni restano, per l'appunto, presunte. Nessun documento,
Nessuna voce registrata, nessuna dichiarazione pubblica. Solo il passaparola, che nella nostra epoca vale oro e sabbia allo stesso tempo, è brillante finché lo guardi, ti sfugge non appena provi a stringerlo. Se davvero c'è stata un'ultima goccia, se davvero c'è stato un momento in cui la misura è traboccata, lo sapremo solo se qualcuno deciderà di dircelo. O forse non lo sapremo mai, e dovremo accontentarci della possibilità. Noi, come sempre, seguiremo ogni passaggio. Se comparirà una nota ufficiale, se una frase colmerà il vuoto, se un gesto pubblico diventerà chiave di lettura, ve lo racconteremo qui, come sempre, con la cura di distinguere il detto dal suggerito, il certo dal probabile. Fino ad allora, ci muoveremo tra i sussurri con leggerezza, perché le storie, quando sono ancora fragili, hanno bisogno di mani gentili. Siamo arrivati alla fine del nostro racconto di oggi. Se questa immersione nella retroscena vi è piaciuta, ricordatevi di iscrivervi a Segreti Turchi, di attivare le notifiche e di condividere il video con chi ama le storie raccontate con il cuore in gola e la voce bassa. Qui, dove i riflettori restano accesi anche quando la sala si svuota, continueremo a seguire con attenzione ogni nuova svolta. A presto, e restate sintonizzati su Segreti Turchi.